Ciao a tutti, come vedete qui sul tavolo ho un bel po' di guanti perché voglio condividere con voi in questo video la mia esperienza di diversi anni di guida dello scooter in diverse condizioni di tempo, sia quando fa caldo sia quando fa freddo. Parlo prima dell'utilizzo dei guanti durante il periodo estivo perché è la parte più semplice e veloce, in quanto i guanti che io ho acquistato sono dei guanti leggeri in cotone e sotto in pelle per proteggere il palmo delle mani, oppure ho anche questi guanti della Gordian sempre estivi, leggermente più imbottiti rispetto a questi altri due, e sopra ha anche del materiale rigido per proteggere le nocche in caso di incidenti. Quindi alla palmo delle mani c'è materiale in pelle imbottito e sopra materiale in pelle e materiale rigido che protegge le nocche delle mani. Ovviamente l'avete capito che io o in estate o in inverno sempre i guanti. E per quanto riguarda invece il periodo invernale, invece il discorso è un po' più complicato, perché quando la temperatura scende sotto gli 8 o 4 gradi centigradi iniziano a congelarsi le dita delle mani, soprattutto quando io faccio dei percorsi per andare a lavorare intorno ai 40-45 minuti di strada. E cosa ho pensato? Ho acquistato questi guanti invernali della Tinsulate. Questi guanti invernali sono di tipo economico, hanno la protezione in pelle sotto il palmo della mano e qui hanno delle taschine all'interno delle quali va messo la pila. Le pile che adottano questi guanti sono delle pile di dimensioni D, LR20, sono delle pile molto pesanti, per cui quando passa il tempo guidando lo scooter si sente molto il peso sui polsi delle mani. Temperature di esercizio, queste sotto i 4 gradi centigradi non reggono comunque, perché sono riscaldate, sì, ma non è che riscaldano che senti calore alle mani, ma riscaldano giusto in modo impercettibile, che non si raffreddano le dita delle mani, però comunque sotto i 4 gradi non tengono. Poi cosa ho pensato dopo? Dopo ho pensato di acquistare guanti da sci. Questi sono i guanti della Brugi, solo che i guanti da sci, uno, non hanno le protezioni sotto il palmo delle mani e neanche sopra le nocche, e quindi comunque ho notato che sotto i 4 gradi centigradi comunque ti si congelano le dita delle mani, quindi anche questo non è stata una bella soluzione. Qualche mese fa invece ho acquistato questi guanti invernali dell'Axo. Sono dei buoni guanti, hanno protezioni, qui non si vedono, ma ci sono le protezioni delle nocche delle mani, e protezioni rigide anche sulle dita, sulle articolazioni delle dita della mano, protezioni sul palmo della mano. E sì, sono dei guanti caldi, però temperature basse, sotto i 4 gradi, anche questo non reggono. In questi giorni in cui la temperatura si è aggirata in zone 0 gradi, meno 1, meno 2, la mattina, io ho fatto molta fatica, quindi cosa ho fatto? Ho deciso di acquistare qualche mese fa questi guanti della Tucano, che sono sempre dei guanti invernali, ma non sono rigidi come questi, infatti non hanno delle protezioni in pelle e né rigido sulle nocche delle mani, ma solo un po' di protezioni sotto il palmo delle mani in pelle. E perché ho fatto questo mix manopole da montare sullo scooter, manopole, attenzione, non riscaldate, e questi guanti? Perché anche se mettessi questi guanti, buoni guanti invernali, sotto le manopole dello scooter, non riesco ad azionare i pulsanti delle due pulsantiere del volante, perché non ho sensibilità alle punte delle dita delle mani. Invece questi guanti sono in pile, ti danno maggior sensibilità alle punte delle dita delle mani, e quindi riesco ad utilizzare la pulsantiera nonostante abbia montato sullo scooter le manopole. Ovviamente mi devo ricordare di far vedere le foto delle manopole montate sullo scooter.
Miracolosamente mi sono ricordato di inserire le foto delle immagini delle manopole non riscaldate della OJ. E quindi questi giorni io sto utilizzando questo mix, manopole montate sullo scooter e questi guanti invernali della Tucano che sono il materiale meno rigido rispetto agli altri guanti invernali. Non vi faccio vedere un altro paio di guanti invernali che avevo, sempre di buona qualità, perché con quelli ci ho fatto un incidente e quindi sono rovinati, non li utilizzo più. Altro micro consiglio è di tenere in casa i guanti invernali in modo tale che si prendono la temperatura ambiente. Se in casa avete 20 gradi circa, vi portate in garage dei guanti che hanno una temperatura di 20 gradi, quindi caldi. Pensate che in garage in questo momento ho 5 gradi centigradi, mentre in estate tenete sempre i guanti in garage perché la temperatura è più bassa e quindi vi darà un refrigerio giusto per quei 2-3 minuti, poi morirete comunque di caldo perché si suda sopra i 30-35 gradi, ma almeno 2-3 minuti vi siete goduti il fresco del garage. Allora, se voi avete avuto esperienze di guanti riscaldabili a batteria di qualità, fatemi sapere nei commenti come vi trovate. Io ho guardato un po' su internet, non vi dico le marche, comunque dei buoni guanti li ho trovati intorno ai 200 euro, però aspetto vostri consigli, i vostri commenti su come vi trovate a guidare scooter o moto in inverno a temperature intorno ai 0 gradi o meno, con guanti di qualità riscaldati a batteria, che infatti le batterie dei nuovi guanti sono molto più piccole e leggere di questi che ho io, e quindi nell'attesa di scambiarci i nostri consigli vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!